Ciao a tutte e bentornate su Vivi con Letizia. In questo tutorial oggi vi voglio mostrare passo passo come sono arrivata a impostare le pagine del mio bullet journal per il mese di novembre. Erano davvero tanti anni che non avevo una mia agenda da decorare e l'ultima che ricordo infatti è stata l'intramontabile smemoranda che usavo alle superiori. Questa è una delle ultime, risale all'anno 1993. Tutte le volte che il mio prof di matematica la vedeva sul mio banco, così alta e piena di fogli e foglietti, mi chiedeva se stavo preparando le mie memorie. Ma torniamo a noi. A luglio ho deciso di iniziare il mio primo bullet journal e l'ho fatto con una sorta di timore, perché visto che erano passati ormai tanti anni, pensavo di non essere più capace di disegnare o di fare scritte decorate. Poi io sinceramente sono un po' perfezionista e un po' maniaca del controllo, quindi pensare di iniziare a fare una cosa senza sapere bene come iniziare, oppure rischiare di non farla subito perfettamente ottimizzata, all'inizio un pochino, devo dire la verità, mi ha bloccato. Poi ho capito, il bullet journal è proprio questo, è un diario completamente personalizzato sulla base delle proprie esigenze e mi sono convinta quindi che avrei potuto osare e sbagliare, perché sul bullet nulla è definitivo, quello che non va poi lo posso sistemare la settimana dopo. Quindi, seguendo questa filosofia, mi sono buttata. A ottobre ho introdotto per la prima volta lo sleep log, l'ho fatto in tema Halloween e questa pagina l'ho introdotta dopo aver già decorato le prime 2 settimane di ottobre. Ho strappato una pagina di quelle in fondo e l'ho attaccata con dello scotch decorativo di fianco alla copertina di ottobre. Durante il mese di ottobre mi sono accorta di altre cose che mi interessava monitorare e a mano che mi venivano in mente ho preso nota con dei post-it che ho iniziato ad attaccare nelle pagine successive, quelle che avrei poi dedicato al mese di novembre. Ho deciso quindi la pagina da utilizzare come copertina del mese di novembre, la pagina da utilizzare per fare la visione mensile del mese di novembre. Questa poi mi servirà per avere una visione unica sia delle ore di sonno che del peso che di abitudini che poi ho intenzione di monitorare. Su questi post-it invece a mano mi è venuto in mente, ho scritto le abitudini che voglio tracciare. Aggiungo anche questo pezzettino Gaia Tracker che riguarda l'andamento scolastico di mia figlia. Ho strappato un'altra pagina dal fondo, ne ho tagliato un pezzettino, poi la attaccherò qua. Questo sarà il mio nuovo crea menù. Questo è un primo menù settimanale. Avevo preso le misure di questi piccoli stickers che ho attaccato all'inizio perché non sapevo dove metterli. Ho segnato diversi alimenti per essere più facilitata nel momento in cui voglio compilare un menù settimanale. Io così mi trovo bene perché senza dover stare ogni settimana a preparare la tabella del menù settimanale, in questo modo attacco e stacco anche più volte. In questa pagina farò la tabella con i giorni della settimana come avevo fatto nella tabella precedente e qua ho creato gli spazi per attaccare i piccoli adesivi. In questa pagina, alla quale poi sarà attaccata questa, terrò i vari stickers divisi per portata, quindi primi, secondi, contorni, piatti unici, eccetera, per essere più facilitata anche nella creazione dei miei menu settimanali. Nelle pagine successive ho iniziato a creare uno schema e a prendere appunti per le cose che sono da fare ogni primo, 10, 20 del mese, oppure ogni giorno, oppure ogni 15 giorni, e le cose da fare ogni settimana. Inizialmente avevo preso nota in matita per poi andare a riscriverle in penna. Adesso stavo pensando di usare lo stesso metodo non solo per i menu ma anche per le cose da fare ogni mese, perché per esempio d'inverno do l'acqua alle piante ogni 15 giorni, in autunno e in primavera circa ogni 10 giorni, e quindi è comodo poi avere questi che possono essere spostati senza ogni volta dover riscrivere lo stesso tipo di tabella. Questa sarà un tipo di tabella che poi nel mio nuovo bullet journal del 2019 metterò all'inizio. Questo invece è un primo abbozzo di YouTuber tracker, cioè tutte quelle cose che mi devo ricordare di fare quando registro, monto, piuttosto che dopo aver caricato un video, perché ci sono tutta una serie di passaggi che a volte magari mi sfuggono o dimentico, e quindi in questo modo poi, sempre con questi segnapagina, io
andrò a modificarli, a metterli in ordine. Per il momento mi sono limitata a segnarli a mano che mi vengono in mente. Come abitudine sportiva, quando non posso più correre, vado a camminare 3 volte a settimana e faccio 5 km. L'altro giorno invece ho preso in prestito in biblioteca questo libro che ho trovato molto interessante perché ci sono tanti piccoli esercizi che si possono fare non necessariamente andando in palestra, ma che si possono fare anche quando, che ne so, sei in autobus oppure stai facendo la spesa oppure hai 5 minuti oppure sei in piedi davanti ai fornelli mentre stai cucinando. E a mano che lo leggo sto prendendo nota di tutti i vari esercizi che so che molto facilmente posso replicare. Li sto scrivendo anche in questo caso su questi post-it perché non ho ancora deciso bene come devo fare poi per tenerne traccia e poi vedrò come impostare la pagina. So che questo Plan With Me è stato un po' diverso rispetto a quelli che magari siete stati abituati a vedere fino ad ora, visto che so che ci sono tante persone che hanno iniziato da poco il bullet journal, e mi faceva piacere, ecco, farvi vedere come mi sto organizzando a mano per renderlo sempre più personalizzato secondo le mie esigenze. Fatemi sapere quindi se vi è stato utile vedere come mi sto organizzando, fatemi sapere anche se vi può interessare vedere poi effettivamente come svilupperò e come decorerò queste pagine di novembre. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima.